Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze. Grazie, abbiamo la carta della stella, ragazzi. Periodo di nuovi obiettivi probabilmente. La carta della stella è anche la carta dei desideri, dei sogni, sia i sogni ad occhi aperti che i sogni ad occhi chiusi. È anche una carta di canalizzazione, quindi fate attenzione ai sogni che farete in questo periodo perché potrebbero esserci dei segni. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non riusciste ad applicare proprio niente alla vostra realtà, oppure voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al video corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, si parte da un 3 di bastoni, un 10 di bastoni, un asso di spade, la carta della temperanza e quindi io direi che qui si parte da un periodo di espansione, mi viene da dire. Qualcuno può anche aver fatto un viaggio o uno spostamento, perché il 3 di bastoni parla sempre di movimenti lontani, anche con grandi distanze. E il 10 di bastoni mi dice che in qualche modo vi siete lasciati indietro o vi state lasciando indietro qualcosa inerente agli altri, fondamentalmente. Perché il 10 di bastoni è sempre una carta che parla di qualche cosa che pesa sulle spalle, ma sono le aspettative degli altri piuttosto che le responsabilità degli altri. C'è come una necessità da parte vostra di dire o di comunicare una vostra necessità, mi verrebbe da dire. Può anche essere che dopo uno spostamento, se per esempio questo spostamento per voi rappresenta l'andare a convivere, piuttosto che lo spostarsi di città per questioni di lavoro, diciamo che questo movimento crea un po' di peso nella prima parte della lettura, quindi diciamo verso la terza settimana di marzo, scusate. Può essere che anche uno dei due, se per esempio siete in una relazione, può essere che uno dei due debba comunque muoversi e c'è qualche cosa qui con questo asso di spade che va portato alla luce, che va chiarito, mi viene da dire. La temperanza infatti è in centro letture, ci dice che c'è qualche cosa da riportare in equilibrio. E qui ragazzi abbiamo la regina di pentacoli, il 5 di bastoni e un 7 di spade. Quindi ho come la sensazione che ve la dobbiate lottare un po', perché che cosa succede col 7 di spade? Potrebbero esserci delle proiezioni o potrebbero esserci come delle... come vi posso dire? In realtà, in questo caso, il 7 di spade non lo sento come se fosse una carta negativa, ma è più come se vi dicessero di farvi furbi, di usare la furbizia, di diventare astuti per riuscire a gestire queste due carte al contrario, quindi la regina di denari e il 5 di bastoni. Andiamo a vedere carta per carta, vediamo che altro riesco a dirvi di più. 3 di bastoni, 3 di pentacoli, un altro 3, e ruota della fortuna. Sì, ripeto, come se ci fosse stato un cambio. Per qualcuno può essere un cambio inerente al lavoro piuttosto che un cambio inerente alla casa, alla zona di residenza. C'è la ruota della fortuna, quindi è un cambio, diciamo, fortunato. Questo è un 10 e questo è un 10, quindi c'è come la fine di un ciclo a fine marzo, eh. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Re di pentacoli, 10 di coppe e cavaliere di pentacoli.
Ho come la sensazione che perché qui ho anche la regina di pentacoli al contrario, che ci sia qualche peso di troppo legato alla famiglia. Può essere la famiglia di origine o la famiglia che avete creato voi. È come se ci fosse con questo cavaliere di pentacoli ehm, o un procedere molto lento, perché comunque vi ricordo che la carta principale è un 10 di bastoni, qualcuno che ha un peso. O ragazzi, un'altra chiave di lettura di queste tre carte è che qualcuno, questo re di pentacoli, potrebbe venire a darvi una mano, potrebbe porgervi un aiuto. Non so perché, ma per qualcuno ho come la sensazione che faccia riferimento alla dieta, come se qualcuno avesse bisogno di mettersi a dieta. Fatemi vedere l'asso di spade. Abbiamo il sole e l'imperatrice. Mm. Allora, vista così, potrebbe essere il vostro desiderio di comunicare il desiderio di maternità, perché il sole parla di bambini e l'imperatrice parla di gestazione. Per qualcun altro, invece, se non è quello il vostro caso, potrebbe semplicemente essere il fatto di iniziare a creare qualche cosa insieme, qualche cosa che possa andare verso l'espansione. Andiamo a vedere la temperanza, vediamo cosa abbiamo. Un 9 di bastoni e un asso di coppa al contrario. L'asso di coppa è di nuovo legato anche ai figli, però è come se ci fosse una sorta di difesa. Mi parlano di sistema immunitario, magari per qualcuno risuona. C'è qualche cosa verso il quale vi state difendendo. Quello che mi salta all'occhio è che, allora, la temperanza sono, se ci fate caso in questo mazzo viene disegnato proprio con una coppa blu e una coppa rossa, il fuoco e l'acqua, lo yin e lo yang, ok? Il maschile e il femminile, la mente e il cuore. E qui abbiamo proprio la rappresentazione degli assi che sono il divino maschile, scusate, sì, diciamo la parte più rappresentativa della mente e la parte più rappresentativa del cuore, l'asso di coppe, ed è come qui se mancasse qualche tipo di inizio a livello emotivo, qualche tipo di idea, qualche tipo di progetto. È come se mancasse un figlio, però se non è il figlio può essere il progetto. Ma in qualche modo vi state difendendo. 9 e 10 di bastoni. Scusate, torno un attimo indietro, voglio andare a vedere una carta per il 3 di pentacoli. 7 di bastoni, sì. Allora, ragazzi, ho la sensazione che qualcuno qui sia talmente preso dalla vita quotidiana, dalle discussioni, in questa seconda parte di marzo, che è come se tentassero di distrarvi dal vostro obiettivo principale. La carta della stella indica la stella polare, il nord, il proprio obiettivo. Fatemi sapere se vi risuona così nei commenti. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. 10 di spade, 5 di spade e 4... Ah, c'è anche questa. 4 di bastoni e 4 di coppe. Sì, ragazzi, ho come la sensazione che ci sia veramente qualche cosa che vi pesa. Ehm, E qui sento che vorreste chiudere un ciclo, c'è parecchio conflitto. Ho come la sensazione che potrebbero essere questioni legate alla casa, legate ai figli, ripeto, dove c'è parecchio conflitto mentale, verbale, dove ci si sente instabili, probabilmente ehm, questo 10 di coppe che rappresenta l'unione familiare, in realtà non vuol dire che ci sia una stabilità familiare, no? Cioè nel senso qui c'è l'unione, ma poi chi collabora è sempre un po' così. Nel senso che le percentuali di collaborazione in casa o comunque nelle situazioni di coppia, diciamo così, sono sempre più gestite da una parte piuttosto che da entrambe le parti e questo crea conflitto.
ed è come con questo 4 di coppe se non vedeste via d'uscita. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, cavaliere di spade al contrario, abbiamo un asso di spade nuovamente e un 5 di denari. 5 di denari, 5 di spade, 5 di bastoni. Sì, voi avete bisogno di fare questa comunicazione, di comunicare questa vostra frustrazione, questa sensazione di peso. Ragazzi, se per caso non avete nessuno, ho come la sensazione che abbiate bisogno di liberarvi. Può essere di qualche aspettativa che ha la famiglia, o di qualche aspettativa che ha vostro padre o vostra madre nei vostri confronti, per quello che riguarda la vostra creazione di una famiglia. Scusate. È come se qualcuno qui si aspettasse da voi che semplicemente mettiate su famiglia. Per qualcuno ha anche questo tipo di valenza, però con questo asso di coppe è come se non interessasse, è come se vi difendeste in realtà. Probabilmente qualcuno, vivendo la questione nella propria famiglia di origine, vedendo come normalmente la donna deve occuparsi di tutto, è come se ci fosse una sorta di rifiuto da parte vostra di questa situazione. È un po' perché il 5 di pentacoli è una carta che parla di una carenza, di una anche alle volte di una codipendenza affettiva, considerato che comunque c'è un 5 di spade, un 7 di spade. Però qui c'è il bisogno, ragazzi, di tirare fuori la voce. Andiamo a vedere questo 7 di spade. 8 di pentacoli. E guardate, avete tutti e 4 i 5. 5 di coppe, 5 di denari, 5 di spade e 5 di bastoni. Tanto conflitto, verso fine mese. Conflitto mentale o può anche essere competizione verbale con qualcuno. Sta di fatto, ragazzi, che qui vi dicono, sì, come vi dicevo prima, fate i furbi, diventate furbi e cambiate voi stessi la quotidianità. Semplicemente iniziate a smettere di fare certe cose che facevate prima, toglietevi delle responsabilità e piano piano si cambia la dinamica della quotidianità di questa regina di denari, ok? Allora, se per caso fosse single, la regina di denari potrebbe essere una persona che entra, abbiamo anche qui un cavaliere di spade, però ho come la sensazione che, giustamente abbiamo questo 4 di coppe, potrebbe essere una persona con la quale entrate in contatto per una questione anche lì di nutrizione, perché vi ricordo che qui abbiamo re e regina di denari, quindi si parla di una relazione che potrebbe essere veramente predestinata dalle stelle. E comunque, ragazzi, non vi nego che potrebbe essere una relazione che inizia in modo faticoso, in modo anche un po' drenante, vi direi. Però si tratta di mettere i paletti, di comunicare, di costruirla giorno per giorno, di fare i furbi. Di fare i furbi qui è più un usate l'astuzia, no? Che no, fate attenzione perché usare l'astuzia molte volte il rischio è quello di manipolare. Quindi se voi non volete che gli altri vi manipolino, cercate di non farlo voi, perché poi è quella l'energia che emanate ed è quella l'energia che attirate. Andiamo a vedere un messaggio da parte degli angeli del cuore. Luna di miele, godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. E qui ritorno al 10 di coppe. Ci sono dei bei momenti con questa persona, sia che siate in una relazione, sia che sia solo cioè in una relazione romantica, sia che sia solo una conoscenza, una questione di amicizia. Il punto è di mantenere queste vibrazioni di gioia, appunto, di contentezza.
E poi con la carta della stella, ragazzi, quello che mi viene da dire è puntate l'obiettivo, punto. Voi volete, non lo so, ipotesi, ricalibrare le faccende di casa, semplicemente puntate l'obiettivo. Mettete, sapete, tipo fare un giorno X, identificare un giorno X e da quel giorno in avanti ci sono delle nuove regole. Se non è per una questione di casa, se è per esempio come voi gestite la relazione, anche lì si tratta di rivedere un attimino dove date troppo e dove invece ricevete troppo poco e ricalibrare le dinamiche. Andiamo a vedere un messaggio buddista che vi aiuti a riflettere. Trovare te stesso è perdere te stesso. Bellissima. Allora, questa carta fa riferimento al fatto che finché non ci si perde nei meandri, dove era il 5 di coppe, di se stessi, della mente, finché non si affrontano le nostre battaglie interne, non ci si può, diciamo, perdere in quelli che sono i dubbi. Se uno non si mette mai in discussione, non diciamo così, è come se non innescasse il processo di cambiamento. Quando invece una persona inizia a mettersi in discussione, amici dei gemelli, è come se tutto diventasse dubbioso, nebuloso, è un po' come la carta della torre, no? Si distrugge tutto quello che sono le sicurezze che sono state valide fino a quel momento. Nel momento in cui ci si perde, scusate, nel momento in cui ci si perde, cioè solo nel momento in cui ci si perde, si può iniziare a ritrovare la propria vera essenza. Quindi per riuscire a trovare il nostro nuovo sé, bisogna prima perdersi, bisogna prima perdere quello vecchio, fondamentalmente. Amici dei gemelli, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Io spero che la lettura vi sia comunque piaciuta, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che scrivono commenti, che mettono like. Io vi auguro ogni bene, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!